Il video che vedete questa volta è un video un po' impegnativo rispetto agli altri video di Milano Misteriosa. Parlerò infatti di Gian Giacomo Mora. Vedremo una ricostruzione dei luoghi dove viveva, vi racconterò la sua storia e visiteremo assieme i luoghi dove il pover'uomo ha vissuto i suoi ultimi strazianti momenti. Ma non parleremo solo di lui. Per chi non conoscesse la storia di Gian Giacomo Mora, scritta da Alessandro Mazzoni in un saggio, presto detto, Mora era un barbiere, ma in tempo di peste aveva iniziato a produrre unguenti che proteggevano dalla devastante malattia e ne curavano i sintomi. Un giorno però qualcosa nella vita di Gian Giacomo Mora cambiò e insieme alla sua vita cambiarono tristemente anche la vita di 13 altre persone. Siamo nel 1630, ovvero l'anno in cui la peste arrivò a Milano. Il Mora, come detto poc'anzi, era un semplice barbiere, ma data l'emergenza epidemica aveva avuto il permesso di produrre un unguento contro la peste direttamente dal commissariato di sanità. Il suo unguento ebbe molto successo, tanto che anche appartenenti alle istituzioni ne facevano uso. Un giorno però una certa Caterina Rosa Trocazzini andò a presentare denuncia. Ella aveva visto dalla finestra un tale Guglielmo Piazza in atteggiamenti sospetti. Venne sentita anche la signora Ottavia Bono, che confermò di aver visto un uomo con addosso una cappa scura camminare lungo i muri e scrivere con una mano sui muri mentre camminava, durante una giornata piovosa. Va detto che il Piazza aveva l'incarico di controllare le case rimaste vuote a causa dei decessi causati dalla peste. Egli doveva anche controllare la condizione di salute delle persone rimaste vive in quelle case. Il Piazza confessò quasi subito, dopo pesanti torture, e chiamò in causa anche Gian Giacomo Mora. Disse infatti che era stato lui a fornirgli l'unguento malefico. La casa del Mora fu perquisita e furono trovati strani prodotti. Nella documentazione della perquisizione della casa del barbiere si fa riferimento al ritrovamento di una sostanza chiamata smoiazzo di morto, oltre a feci umane. Il Mora spiegò che, dato che il fatto che era spesso in contatto con la gente e perciò a rischio di contagio, preferiva dormire in bottega, senza avere contatti con la famiglia, per evitare di contagiarli nel caso si fosse egli stesso ammalato. Ma dato che la bottega era sprovvista di latrina, doveva arrangiarsi come poteva. La sua versione, che sembra assolutamente plausibile peraltro, non venne presa minimamente in considerazione. Il fatto che avesse una latrina al piano superiore giocò a suo sfavore. Fu trovata anche una ricetta, ma quando questa fu data al Mora perché ne dasse spiegazione, egli la strappò, destando ancora maggiore sospetto. Tale ricetta, riportata dal verbale del processo, era la seguente. Ricetta della polvere e unguento, della quale si servivano questi infami per preservare le loro persone, e quando sono stati giustiziati l'hanno palesata. Ricetta per la polvere. Recipe zolfo once 6, arsenico once 1, incenso palestino once 6, garofani numero 9, noce moscata e mastice numero 1, foglie di San Pietro num 1, foglie di rafano numero 1, cocciole di lauro numero 9, foglio di centaurea numero 1, mirra in grani numero 5, radice di verbena numero 1, radice di zenzero numero 1, scorze di granato numero 1, foglie di peonia numero 1, mastice grani numero 5, semi di ruta numero 30. Pestasi il tutto e ridotto in polvere grossolanamente si mette in un sacchetto di raso o damasco o altro drappo che abbia a corpo. A ciò detta polvere non esca e portisi al collo della parte del cuore, e l'estate si metta sopra il gioppone e l'inverno sopra la camicia, a ciò il sudore non li guasti. Ricetta per l'unguento. Recipe cera nova once 2, olio comune once 4, olio laurino, olio di sasso once 5, erbe d'aneto, granelli di lauro numero 6, con un poco d'aceto,
facendo bollire, che si riduca in forma d'unguento, col quale songono le narici, i posi delle mani e le piante dei piedi. Li signori governatori del magistrato dell'arte dei medici e speciali della città di Firenze hanno venduto le polvere 8 soldi, ovvero 7 grana l'oncia, et l'unguento soldi 6, ovvero grana 7 l'oncia, come apparisce nella loro scrittura a di 11 settembre 1630. La bottega di Gian Giacomo Mora si trovava proprio vicino alle colonne di San Lorenzo e in seguito all'episodio fu abbattuta per far posto a una colonna detta anche colonna dell'infame e una lapide in cui sono riportati i nomi di coloro che diffusero la peste. Assieme al Mora e al Piazza vennero accusate ben 13 persone, tra cui anche Aldrui d'Orsa, il cui ritratto appare nella prima pagina della sentenza di condanna. Di questa persona però non si sa nient'altro, non si sa nulla, e pare fosse addirittura un personaggio di fantasia. Nella sentenza troviamo anche che furono giustiziati un tale Baruello, Girolamo e Gaspare Magliavacca, che erano padre e figlio, due arottini conosciuti dal Mora, Baldassare Litta, Stefano Buzzo e Matteo Volpi. Altri accusati furono invece assolti dopo che, nemmeno sotto tortura, ammisero di essere complici del Mora e del Piazza. Venne inoltre assolto un personaggio molto importante, anche se all'inizio della vicenda era considerato essere il mandante della diffusione della peste. Si trattava di Don Giovanni Gaetano de Padilla, un cavaliere nobile spagnolo, figlio del comandante del castello di Milano. Egli venne coinvolto quasi subito dal Piazza, che sperava di poter uscire dalla vicenda usando una persona potente, per fare in modo che il processo fosse annullato e in qualche modo bloccato. Infatti nel periodo era quello della dominazione spagnola, perciò uno spagnolo non poteva essere accusato, poi soprattutto nobile, di un fatto del genere. La vicenda della colonna infame viene narrata dal Manzoni in un saggio, che avrebbe dovuto far parte del romanzo I Promessi Sposi, anzi ancora meglio del romanzo che si intitolava inizialmente Fermo e Lucia. Nell'estate del 1630 il processo si conclude con la condanna a morte del Mora e del Piazza e almeno altre 6 persone. Ma la condanna a morte non è abbastanza. Il popolo e le istituzioni volevano qualcosa di eclatante da mostrare per giustificare le tanti morti di peste, un capo espiatorio insomma. Dopo la condanna, il Piazza e il Mora furono caricati su un carro per una lunga processione che li portò da Piazza Beccaria fino a Piazzale Vetra. Ma prima la processione passò per San Bernardino alle Monache, una piccola chiesa dove forse il Mora andava a messa, data la vicinanza alla sua abitazione. Qui furono tormentati con tenaglie arroventate. Poi, davanti alla bottega del Mora, ai 2 malcapitati fu tagliata la mano destra. Giunti in Piazzale Vetra furono legati alla ruota, ovvero una ruota di carro che veniva poi fissata su un palo per far sì che tutti vedessero il condannato durante la sua agonia. Questo non prima di aver rotto tutte le ossa del corpo, colpendoli con dei bastoni. I 2 restarono in agonia per 6 ore, per poi essere finiti e poi bruciati, e le loro ceneri gettate nel canale che un tempo passava di lì, il Vetra. La casa dove abitava il Mora fu abbattuta e la moglie e i figli furono allontanati dalla città. Tutti gli averi del Mora e del Piazza furono confiscati. La sentenza data a Guglielmo Piazza e Gio Giacomo Mora, quali con unto pestifero hanno appestato la città di Milano l'anno 1630, ad istanza di Francesco Bianchi. L'abominevole ritratto di Aldrui d'Orsa, infame e prima cagione della pestilenza di Milano, riferito in Senato dal maggior senator Monti, presidente del Magistrato della Sanità. Il processo formato contro Guglielmo Piazza e Gio Giacomo Mora, quali con onto pestifero hanno appestato la città di Milano. Udito i voti dei padri, il Senato è concorso in questa sentenza. Chi li soprannominati Mora e Piazza, posti sopra di un carro, siano condotti in loco, solito della giustizia. Nell'andare nei lochi ove hanno delinquito, siano tenagliati.
Avanti la barbaria del Mora, si tagli all'uno et all'altro la mano dritta. Si rompino loro l'ossa, al solito con la rota, la quale si levi in alto, et in quella vivi si intreccino i loro corpi. Dopo 6 ore si scannino e subito i loro cadaveri s'abbrucino e i ceneri si gettino in fiume. La casa del Mora si spiani et in quel largo si drizzi una colonna, la quale si chiami Infame, et in essa si scrivi il successo, né ad alcuno sia permesso mai di riedificare detta casa. Si dia soddisfazione a creditori di detta casa dei beni dei condannati, e non bastando siano soddisfatti dal pubblico. I beni di detta mora e piazza si confischino, in modo da condurre costoro alla morte, sì questo. Vadino avanti 2 banditori, li quali palesino al popolo la cagione della loro condannagione e tormentosa morte. Vi sia guardia sufficiente, acciò non nasca qualche tumulto del popolo, ed al medesimo fine si sigillino le case dei sospetti. Si getti un bando, che ciascuno stii in casa e si guardi. Il loco, ove si doverà fare la giustizia, si circondi con cancelli di legno, i quali, acciò non possono essere onti con l'onto pestifero, sino da uomini apposta guardati. Sopra il medesimo loco si formi come un'ombrella, acciò i religiosi con minor disagio possano assistere a giustiziati e nel tutto s'avvisi il vicario di giustizia. Ottavio Beriasca. La casa del Mora venne quindi abbattuta e al suo posto fu eretta una colonna. Venne inoltre posta una lapide di marmo per descrivere i fatti e la ragione per cui il Mora e Piazza venivano condannati. Era in uso infatti all'epoca erigere queste colonne per ricordare a tutti il destino degli untori o dei malfattori. La colonna fu poi rimossa nel 1778. Non si hanno notizie precise sull'aspetto di questa colonna, ma dato che esistono altre colonne simili a Napoli, ad Arezzo e a Bari, questa era infatti una tradizione spagnola, possiamo presumere che la forma fosse la stessa. La lapide invece è stata lasciata al suo posto fino al 1803, dopodiché venne spostata nel castello sforzesco, nel portico dell'Elefante. Come detto, la colonna fu abbattuta nel 1778, ma la decisione fu molto travagliata. Si dovette infatti fare ricorso ad una legge che vietava il restauro dei monumenti di infamia. Pertanto la colonna venne danneggiata, poi, dato che era pericolante, abbattuta. Il Senato milanese si era infatti molto fortemente opposto all'abbattimento di tale monumento, in quanto sarebbe stata un'ammissione dell'errore giudiziario, anche se compiuto un secolo prima e sotto la dominazione spagnola e non quella austriaca. Oggi al posto della colonna c'è un'opera in bronzo di Ruggero Mengon che rappresenta l'impronta di tale colonna. Sulla colonna che si trova al lato opposto della scultura invece troviamo una targa commemorativa. Ora la via adiacente a quello che era il luogo dove c'era la casa e la bottega del barbiere si chiama via Giacomo Mora. Tale nome è stato però dato alla via solo dopo il 17 dicembre 1868. Prima si chiamava via della Vetra dei Cittadini. Fin qui la narrazione dei fatti, che potete approfondire leggendo il saggio di Alessandro Manzoni intitolato La colonna infame. Una mia considerazione. Non vi è dubbio che la vicenda sia stato un grandissimo errore giudiziario, dettato dall'ignoranza e dalla superstizione. Ma se è vero che il Mora non era un untore, e non lo era anche vero che i suoi rimedi contro la peste non avevano un reale effetto, erano totalmente inefficaci. Inoltre il fatto che Don Giovanni Padilla, considerato il mandante dell'unzione, sia stato scagionato non può essere considerata un'ingiustizia, dato che la peste non si trasmette tramite unguenti o sostanze malefiche. Ora guardiamo i fatti del 1600 come se non ci appartenessero. Ma chi tra di noi, almeno una volta, non ha pensato che la colpa delle recenti pandemie sia da imputare ad un popolo, ad un gruppo etnico o addirittura ad una persona? Non siamo progrediti poi così tanto, lo pensiamo soltanto. Bene, spero che questo video di Milano Misteriosa vi abbia dato maggiori informazioni se già conoscevate la storia o che abbia suscitato in voi un interesse
tale da volerla approfondire se non la conoscevate. Inutile dire che per farlo basta leggere il saggio di Manzoni. Se siete arrivati fino in fondo al video vuol dire che Milano Misteriosa vi interessa. Non dimenticate perciò di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, in modo da ricevere sempre un avviso quando un nuovo video viene caricato sul mio canale YouTube. Grazie di avermi seguito fin qui e ciao a tutti. Al prossimo video di Milano Misteriosa.